Oggi percorreremo la NC 500, ovvero la strada che costeggia il nord della Scozia. Faremo il primo tratto di strada dritto fino alla punta nord senza fermarci. Il meteo è cambiato di colpo e il sole ci ha abbandonato. Oggi è prevista nebbia e pioggia. È l'highlight del nostro viaggio, la parte del viaggio che più ci entusiasma sicuramente. Tuttavia questo tratto di strada, il primo, sarà poco piacevole, perché quando non piove c'è la nebbia che non ti lascia apprezzare il panorama. Finalmente arriviamo a John O'Groats. Questo è un punto di partenza per le isole Orcadi. È considerato fin dal 400 il luogo più a nord della Scozia, sebbene questo primato in realtà aspetti ad un altro posto denominato Dunnet Head, che sarà la nostra prossima tappa. Il meteo è già cambiato e ci consente almeno di godere dei bellissimi panorami. Lungo la strada molti animali che pascolano in libertà e faremo il nostro primo incontro con la Hairy Coo, letteralmente la mucca capellona tipica della Scozia. Il cielo si è proprio aperto e il sole e il panorama ci mettono allegria, ma l'allegria a volte fa venire strane idee. Ecco qua. Speriamo che non cadi a mare tu, Ops, meno male, è andata bene anche stavolta. Di nuovo in sella verso Dunnet Head. Dunnet Head si trova su una penisola ed è di fatto il punto più a nord della Scozia. Qui c'è un faro, vicino al quale ci sono anche una stazione radio utilizzata durante la Guerra Fredda e un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Ci rimettiamo in moto. Siamo diretti verso la baia di Betty Hill, ma faremo un giro anche a Durso, la città più a nord della Scozia. È una piccola città di circa 7500 anime ed è molto carina e ha anche una bellissima spiaggia. La temperatura dell'acqua però non è invitante. Siamo vicini al mare di Norvegia e sebbene siamo ad agosto, la temperatura del mare, anche nelle belle giornate, non supera mai i 16 gradi. La prossima tappa è Betty Hill, nella meravigliosa baia di Torrisdale. I paesaggi sono davvero molto belli, il verde dell'erba è brillante, le abitazioni sono molto rare. Il meteo è ballerino e ogni tanto attraversiamo dei banchi di nebbia che si appoggiano sulle colline, sui corsi d'acqua, regalando ancora più fascino al panorama. Lungo la strada incontriamo spesso delle pecore buffe che correndo fanno ballare l'enorme quantità di lana di cui sono ricoperte. Baby, and twist myself at the spine.
Ci avviciniamo finalmente alla meravigliosa baia di Torresdale. Qui il paesaggio è un misto di dune di sabbia, spiaggia e brughiera. Ci fermiamo ad ammirare questo bellissimo panorama. Il posto è davvero unico al mondo. Il verde dell'erba, la sabbia dorata, come quella dei Caraibi, l'acqua dell'oceano e la nebbia. È davvero tutto insolito e affascinante. Siamo a Betty Hill alla Torresdale Bay, fantastica, anche se c'è la nebbia, è meravigliosa, guardate qua. Ci rimettiamo in moto, siamo diretti a Durness, verso la baia di Sango Bay. Questo viaggio nella parte settentrionale della Scozia è davvero fantastico. La zona è selvaggia, poco popolata e si capisce anche il perché. La natura esprime tutta la sua forza e pare dire all'uomo: qui comando io. Attraversiamo molti ponti che consentono di collegare pezzi di roccia divisi dall'acqua. Tanta acqua che crea laghi, fiumi, ma anche semplicemente pozze. Le strade piccole che disegnano il passaggio in questa terra in modo sommesso, delicato, quasi a non voler disturbare. Finalmente stiamo per arrivare a Sango Bay, vicino Durness. Ecco a voi Sango Bay, a Durness. Mamma mia che bella! Spettacolo. Porco grande spiaggia! È stupenda! Sembra finta! La spiaggia di Durness ci lascia senza fiato, ma sono le 5 del pomeriggio e ci rimettiamo in moto verso la nostra destinazione finale, ovvero Dundonell. È l'unico posto dove abbiamo trovato una stanza per dormire. Da queste parti la ricettività è bassa e siamo ad agosto e quindi è tutto pieno. Il resto del viaggio ci regala ancora emozioni. Le insenature, le alte scogliere ricoperte di verde ci riempiono gli occhi. Faremo un'altra sosta prima di arrivare a destinazione, quella sul Kilesku Bridge, per ammirare il panorama. Ecco a voi il Kilesku Bridge, comunque i moschini stanno pure qua. Eh sì, questa parte della Scozia è infestata da moscerini che si chiamano midges e che sono particolarmente fastidiosi. In pratica, appena ti fermi viene assalito senza vederli, poiché sono piccolissimi, ma li avverti molto bene a causa dei pizzichi che ti danno. Per evitarli praticamente devi stare sempre in movimento.
Continua il nostro viaggio nel selvaggio nord della Scozia, ma siamo alla fine della nostra giornata. Stiamo per arrivare alla meta finale. Faremo ancora tante curve panoramiche, attraversiamo il villaggio di Ullapool, ma non ci fermiamo, poiché siamo diretti al nostro albergo a Dundonel per una cena ed un magnifico tramonto. Amore, perché sei così? Perché i moschini mi stanno uccidendo. Mortacci loro. Come si chiamano i moschini qua? Frischi. Scotch bizzi. Per fare un video decente bisogna purtroppo non posso fermarmi a causa dei moschini. Capito? Eccoci qua. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale.